Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Iniziamo col dire che ho notato che molti di voi non sanno come impostare la tesi di laurea, specialmente quali sono i file, quindi i modelli, detta così, come bisogna contattare il relatore e così via. Quindi proprio siete allo sbaraglio atomico. Quindi in questo video infatti oggi vi voglio aiutare, per quello che so ovviamente, come impostarla e come vi dovete muovere. Prima di proseguire con il video ti voglio ricordare di iscriverti al mio canale perché molti di voi guardano i miei video ma non sono ancora iscritti. A voi non cambia nulla ma a me fa una grandissima differenza. Grazie mille e ritorniamo a noi. Iniziamo col dire che cos'è intanto la tesi di laurea. La tesi di laurea è semplicemente un elaborato finale che insieme al suo relatore o alla sua relatrice lo studente va a discutere di un argomento, ovviamente a piacere. Allora, prima di procedere con quella che sarebbe la stesura dell'abstract, quello che bisognerebbe fare è avere un'idea di quello che vorremmo portare, ossia avere in mente un argomento che ci piaccia semplicemente e che dovrà essere poi proposto al nostro relatore o alla nostra relatrice, perché poi dopo questo verrà discusso durante la dissertazione. Vi faccio un esempio banale su come io ho trovato, l'argomento. Innanzitutto premetto che io sono un gran fanatico, un grande appassionato, più che fanatico, sulle malattie neurodegenerative ed ero indeciso se portare o il morbo di Alzheimer o la malattia di Parkinson. Alla fine decisi di portare il Parkinson non perché è più facile a differenza del morbo di Alzheimer, ma semplicemente perché avevo più nozioni mediche e scientifiche, che avevo già, da un lato grazie allo studio e grazie anche comunque a quello che leggevo io su internet. Dopo da lì mi ero informato chi potesse essere disponibile per aiutarmi a trattare bene appunto quell'argomento lì. Quando dovete scegliere un argomento dovete porvi semplicemente una domanda: che cosa mi piacerebbe portare? E qui c'è un mondo, nel senso, io adesso vi ho fatto un esempio banale sulle patologie neurodegenerative perché è una cosa che a me piace, però a qualcuno può piacere, non so, come funziona l'integrazione, come funziona la nutrizione, per esempio la dieta chetogenica nei calciatori, un esempio banale, oppure in ambito sportivo, in prevenzione, eccetera. Cioè, c'è una vasta gamma di idee dove voi potete andare a reperire, Dopo aver capito che cosa portare, bene appunto, dovete andare a cercare tutti quelli che sono i docenti, ovviamente delle scienze motorie, che potrebbero essere disponibili per voi, Una volta trovato, l'argomento che vi piaccia, andate subito a contattare il docente e da lì semplicemente gli inviate un'email. Vi faccio un esempio, Nell'oggetto andrete a scrivere proposta al relatore di tesi di laurea. Invece nel corpo del messaggio dell'email andate a mettere il vostro nome, cognome, numero di matricola, l'anno accademico, il corso di laurea. Quindi in tal caso scrivete sempre tutto nel minimo dettaglio e semplicemente gli proponete di farvi da relatore o da relatrice. E poi qua ci sono due strade, ossia che se vi va bene siete a posto, quindi iniziate già a fare l'abstract. Qualora invece non vi dovesse andare bene, semplicemente continuate a cercare, quindi non abbattetevi e continuate, perché solamente così si fa. Un consiglio che vi do per quanto riguarda alla ricerca del relatore è: iniziate sempre in largo anticipo, perché molti di loro non apprezzano, di essere cercati alla fine, o meglio all'ultimo minuto. Io, essendo stato abbastanza furbo, sono stato un gran volpone, ho iniziato quasi con un anno in anticipo, ma questo per farvi capire che se ben appunto cercate l'ultimo minuto vi andate solamente a incartare e non avete idea di come fare dopo a uscirne. Una cosa molto importante che ho scoperto da poco, e quindi è successo un barabam di roba con la mia tesi, è che ogni relatore ha un suo modo di fare, nel senso che ci sono due tipi di relatori. Ci sono alcuni che ti danno il cosiddetto via libera, quindi te butti giù la bozza, la fai e poi dopo sarà lui o lei a correggertela.
e basta. Invece dall'altra parte ci sono alcuni invece che ti danno proprio loro un articolo, ovviamente in base all'argomento che hai scelto. Dopo da lì te devi diciamo reperire tutti i concetti fondamentali e fare l'abstract. Dopo da lì dovrai inviarlo al tuo relatore per eventuali correzioni. Adesso parliamo un attimo che cos'è questo abstract. L'abstract è un brevissimo riassunto del lavoro completo che voi avete svolto. L'abstract deve, diciamo, riassumere tutte quelle tappe fondamentali, quindi dalla scelta dell'argomento alla metodologia e ai risultati ottenuti, e almeno da noi sono 300 parole, quindi alla fine è un foglio e mezzo, non è chissà che cosa, però bisogna essere precisi e schietti nel dire le cose. Una volta che avrai fatto l'abstract, come ti dicevo prima, dovrai inviarlo al tuo relatore per eventuali correzioni. Qualora vada bene ti metterà, come è qua, ti metterà idoneo. Se invece non va bene ti dice cosa c'è da correggere o comunque da modificare. Invece per stilare il PowerPoint, che poi sarà quello più diciamo importante perché verrà utilizzato per poi discutere, vi dico già che non ha alcun senso che voi facciate 10-15 slide perché non avete il tempo necessario, cioè nel senso che abbiamo 5 minuti di esposizione. Il mio consiglio è 5 massimo 6 slide, ma neanche 6, cioè va bene poi alla fine 6, non c'è nulla di male, però dovete essere logoroici, cioè dovete parlare, dovete essere veloci anche, perché ben appunto abbiamo solamente poco tempo. Io ad esempio nel mio PowerPoint io l'ho strutturato in questa maniera: io ho messo la pagina del titolo, l'introduzione, l'argomento generale, materiali e metodi utilizzati, risultati, conclusioni. Sono stato un po' sintetico, poi dopo vedrò meglio, poi vi farò vedere nelle storie su Instagram come l'ho fatto. Un consiglio che vi do quando fate anche PowerPoint, anche lì dovete essere schietti a dire le cose, non girateci troppo attorno perché non ha senso e più che altro andate solamente a perdere del tempo. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del nostro video, spero che di esservi stato d'aiuto, e qualora voi aveste dei problemi o comunque anche dei semplici dubbi, commentate qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!